Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Per comprendere la cultura umana bisogna osservare soprattutto anche la grande varietà del cibo a disposizione. Se ci pensiamo bene, l'infinito numero di pietanze non sono importanti per la sopravvivenza della nostra specie. Chiunque può mangiare sostanzialmente le stesse cose senza morire. Mangia. Se tu non mangi, tu non puoi morire. Poi chiaramente non vale proprio per tutti i piatti, soprattutto per quelli più calorici, ma la grande varietà del cibo, in modo particolare di quelli orientali, e soprattutto il loro attaccamento morboso alla cucina, possono esprimere quanto non sia solo un concetto limitato alla sopravvivenza. Il modo in cui il cibo viene tagliato, conservato, cotto nei modi più disparati, gli oggetti che occorrono per prepararlo e consumarlo, le credenze riguardo le proprietà benefiche, sono un'ossessione perpetua per alcuni popoli, soprattutto per quelli orientali. Anche le abitudini alimentari descrivono i vari strati della società, perché non tutti possono ambire ad assaporare le stesse pietanze. Il cibo può essere gioia, godimento, ma anche frustrazione e ancora peggio paura. Dunque mettetevi comodi, oggi faremo in particolare un bel viaggio nella cultura e nella cucina coreana attraverso alcune scene tratte dai loro film più memorabili. Sarà quindi l'occasione di vedere da vicino alcuni cibi, alcune pietanze, farci venire un sano appetito e allo stesso tempo anche poter citare alcuni titoli che magari non avete ancora visto. Buona visione e soprattutto buon appetito! Basato sull'omonimo manga di Daisuke Igarashi, Little Forest racconta la storia di una giovane donna che a causa di una delusione professionale e sentimentale abbandona la città per tornare a vivere nel suo paesino di campagna. Accompagnato dallo scandire delle stagioni, la giovane Yi-won proverà a ritrovare la sua serenità ricreando deliziosi piatti che la madre un tempo cucinava per lei. Un film delizioso in tutti i sensi che potrebbe essere interessante soprattutto per chi volesse scoprire alcuni piatti tradizionali della cucina coreana. Questo è il tipo di film che se avete una donna a portata di mano farete un figurone, poi venitemi a ringraziare, mi raccomando. Lo abbiamo già citato una volta questo film in un precedente video, ispirato da una delle storie più classiche, ovvero la sostituzione di persone e gli equivoci alla base di Il principe e il povero di Mark Twain. Masquerade racconta la storia del re del re che incarica un suo consigliere di trovargli un sosia. Questa scena è il primo banchetto che viene servito al sosia in questione e l'appetito inaspettato del re suscita qualche perplessità tra i presenti. E passiamo ora dal protagonista precedente che può avere cibo in abbondanza ad uno che, come sottintende anche il titolo in questione, il cibo dovrà procacciarselo. Un controverso suicidio, un naufrago a pochi metri dalla civiltà e due anime ghettizzate che si incontrano casualmente osservandosi e studiandosi da lontano. Questo film è uno sguardo lucido e grottesco sulla società contemporanea coreana. È un gioiello, un vero gioiello di cui non ci si stancherà mai di parlare troppo. Il retaggio oscuro che incombe su due gemelle che tornano a vivere dopo la morte della madre nella vecchia casa e ritrovano il padre profondamente scosso psicologicamente in compagnia di una mefistofelica matrigna. Una cena abbastanza ordinaria condita da alcuni racconti bizzarri e uno strano malore. Ispirato ad un racconto folcloristico, il film è sufficientemente inquietante e ben diretto da un regista che sa bene come coinvolgere lo spettatore, sciogliendo i nodi lungo il corso del film. Come ha scritto anche uno spettatore molto acuto su internet, questo è il tipo di film che non fa nulla mentre lo guardi, poi qualche giorno dopo si insinua nella tua mente mentre caghi a luna di notte e ti spaventa a morte. Come in ogni buon pasto che si rispetti, il dolce è d'obbligo, e il nostro protagonista Suo, giovane manager in un grande albergo, sta provando a gustarselo in santa pace, quando viene disturbato momentaneamente per un suo intervento alquanto urgente. Ma Suo ha anche un altro lavoro, è il braccio destro di un potente boss mafioso che gli darà l'incarico di sorvegliare la sua fidanzata. E il confine tra la vita e la morte sarà condizionato dalle decisioni che Suo intenderà prendere in questa situazione molto particolare.
Di Yellow Sin abbiamo già parlato su questo canale. Con questo film ci focalizziamo in particolare sui vari cibi di fortuna o street food che l'attore Hao Jung-woo ingurgita lungo il film. Parlo di cibo di fortuna perché il suo personaggio, come potrete notare nel film, non avrà molto tempo di gustarsi un pasto come si deve, perché per rimediare ad alcuni debiti di gioco gli verrà proposto di commettere un omicidio. Accennavamo inizialmente che il cibo può essere anche rabbia e frustrazione, come insegna la vicenda di prigionia e isolazione che vede coinvolto Dae-soo nello splendido Old Boy. Probabilmente il film che verrebbe in mente a chiunque, anche a mia nonna, se gli chiedessero un titolo a caso del cinema coreano. Ma sicuramente più della metà di questi non saprebbe che è tratto da un manga, esatto, è un cinecomic anche lui. La scena in questione è di forte impatto, non c'è dubbio, non tanto però per quello che accade quanto per il significato intrinseco, quello di un uomo isolato e privato di qualsiasi contatto con la materia vivente che sente il bisogno di ingurgitare qualcosa di vivo per sentirsi a sua volta vivo. Bravi gli americani dunque, Spike Lee a fare un remake del tutto inutile. Ce lo vedete voi Josh Brolin a fare una scena di questo tipo? Perché si dice che il grande Choi Min-sik, il protagonista di Old Boy, l'ha dovuta rifare almeno 4 volte. Io non ci posso pensare, mi viene il vomito, mi viene Gesù. Passiamo ora da un capolavoro ad un altro. Il premio Oscar Bong Joon-ho scrive e dirige nel 2003 il suo secondo film e fa centro. La sfiducia nel governo e nella polizia si mescolano alla profonda ingiustizia che vive la popolazione tramite queste storture raccontate con grande sagacia e apparente ironia dal regista. E sono queste le riflessioni che scaturiscono dalla vicenda ambientata negli anni '80, in questa provincia dove avvengono omicidi seriali e 2 detective sono chiamati ad indagare. La scena che vedete racchiude un momento molto divertente, ma descrive anche la frugalità dei pasti consumati dai detective durante le loro indagini per scoprire finalmente il colpevole. Un divertente quanto angosciante zombie movie, il protagonista di Alive rimane intrappolato nel suo appartamento mentre intorno a lui la città è in preda ad orde di famelici zombie. Inizialmente rimarrà rintanato e protetto in casa, ma successivamente i viveri cominceranno a scarseggiare e non potrà fare altro che uscire cercando di rimanere vivo. Il cibo qui è l'unica ragione di vita e vale sia per i vivi che per i morti, in questo caso i morti sono i zombie. Una succulenta pubblicità in un frangente come questo può attenuare in maniera sufficiente gli stimoli della fame, secondo voi? 진라면으로 세인청. 오늘은 이 비상사태에 대비해 저희 방송사에서 준비한 긴급 대비책에 대해 저희 심리 전문가 엘레나 킴 선생님을 모셔보겠습니다. Vabbè, non potevo non concludere questa selezione con una pellicola che ha rilanciato praticamente il cinema coreano in tutto il mondo, grazie anche ai numerosi premi, questo va detto, che ha vinto come la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2019, primo film coreano a vincere tale premio, e chiaramente i 4 Oscar, tra cui il miglior film e il miglior regista. La trama probabilmente la conoscerete un po' tutti. Un ragazzo di una famiglia economicamente modesta ma molto unita sostituisce un suo amico per un lavoro presso la casa di alcune persone molto facoltose. Il ragazzo, che è molto intelligente, inserirà anche i vari genitori nella famiglia in questione e li farà lavorare appunto per loro. In questa scena le cose si complicano leggermente e bisogna sistemare tutto in fretta e in furia, nascondendo qualcuno e cucinando contemporaneamente. Durante le feste ormai il cibo è considerato un vero e proprio protagonista, quindi spero che il video sia stato calzante e allo stesso tempo propedeutico per le numerose abbuffate che dovremmo affrontare in questi giorni. I video che abbiamo visto, i film che abbiamo citato li trovate tranquillamente in DVD sulle piattaforme streaming direttamente in italiano, quindi sono accessibili a tutti quelli che appunto non avete visto. E come dico sempre alla fine dei video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così sarete aggiornati su tutti i video che metterò da qui in futuro. Condividete anche questo video o altri se vi va con qualche amico per far conoscere ancora di più il canale Makotov. E ci rivediamo sempre qua, passate buone feste e soprattutto non abbuffatevi troppo. Ciao ciao!